Manca meno di un mese a Natale e quindi è ora di fare le nostre decorazioni e per aumentare la nostra collezione ho pensato di fare questo alberello e questo cuoricino. Li possiamo fare in tanti colori e anche in varianti diverse. Oggi in particolare vedremo insieme l'alberello, quindi come fare l'albero, come fare la stella e come cucirli insieme. Ma volendo potremmo fare, invece che con la stella, con il cuoricino, che però vedremo nel prossimo tutorial. L'alberello è fatto tutto di mezzi punti alti, ma questo e tutto il resto lo vedremo nel tutorial, quindi non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per questo progetto ci serviranno filo cotone cablé numero 5, un uncinetto da 2 mm, un ago da lana, una forbice e un po' di ovatta. Cominciamo con un nodino iniziale, quindi facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto il filo e lo portiamo fuori con l'uncinetto. E lavoriamo 3 catenelle. 1, 2, 3. La prima catenella di base sarà quella in cui lavoriamo la prima riga, le altre due saranno il primo mezzo punto alto. Lavoriamo altri 4 mezzi punti alti, quindi filo sull'uncinetto, entriamo nella prima catenella e lavoriamo il mezzo punto alto e ne lavoriamo altri 3. E questa è la prima riga, 5 mezzi punti alti. Lavoriamo 2 catenelle e giriamo il lavoro. Queste 2 catenelle conteranno sempre come il primo mezzo punto alto del giro. Lavoriamo un altro mezzo punto alto nel primo punto, quindi realizziamo un aumento. Lavoriamo un punto, un aumento, un punto e terminiamo il giro con un aumento che faremo sulla seconda catenella lavorata, quindi appunto il primo mezzo punto alto del giro precedente. E così termina la seconda riga. Nel terzo giro lavoriamo 2 catenelle, che sono sempre il primo mezzo punto alto, un altro mezzo punto alto nel primo punto, 6 mezzi punti alti, due, 6 e terminiamo il giro con un aumento. L'ultimo punto, quindi l'aumento, lo facciamo sempre sulla seconda catenella lavorata del giro precedente. Nel quarto giro 2 catenelle, un altro mezzo punto alto nel primo punto, 8 mezzi punti alti, 1, 8 e chiudiamo il giro con un aumento. 1 e 2 punti nello stesso punto. Il prossimo giro comincia con una diminuzione, quindi lavoriamo una catenella, saltiamo il primo punto e nel successivo lavoriamo un mezzo punto alto. Poi lavoriamo un'altra diminuzione, quindi filo sull'uncinetto, entro nel prossimo punto, tiro fuori il filo, filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, tiro fuori il filo e chiudo tutto insieme. 4 mezzi punti alti, 1 e terminiamo il giro con 2 diminuzioni. Una e 2. Nel prossimo giro lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro,
Facciamo un punto bassissimo nel secondo punto, quindi salto il primo punto e nel successivo lavoro un punto bassissimo, 2 catenelle che contano come primo mezzo punto alto e altri due mezzi punti alti nel primo punto. Quindi in tutto 3 punti nel primo punto in cui stiamo lavorando. 4 punti, 1, 4 e un aumento doppio nel successivo punto, quindi 3 mezzi punti alti nello stesso punto. Così. Nel giro successivo lavoriamo 2 catenelle, giriamo il lavoro, altri 2 mezzi punti alti nel primo punto, 1, 2, 8 punti, 1 e 8 e un aumento doppio nell'ultimo punto, quindi 3 mezzi punti alti nell'ultimo punto. Così. Nel prossimo giro lavoriamo un aumento, quindi 2 catenelle, giro il lavoro e lavoro un altro mezzo punto alto nel primo punto, 3 punti, un aumento, 4 punti, un aumento, 3 punti, 2, 3 e chiudiamo il giro con un aumento. Così. Nel prossimo giro lavoriamo 2 catenelle, un altro punto nel primo punto, 16 punti, 1, 16 e chiudiamo il giro con un aumento. Nel prossimo giro, come nel giro 5, facciamo 2 diminuzioni all'inizio, quindi una catenella, giro il lavoro, salto il primo punto e faccio un mezzo punto alto nel successivo e lavoro un'altra diminuzione. Dodici punti, 1, 12 e 2 diminuzioni. 1 e 2. Lavoro una catenella, giro il lavoro, nel prossimo giro saltiamo il primo punto, nel successivo lavoro un punto bassissimo ed ora lavoriamo 2 catenelle che contano come mezzo punto alto, altri 2 mezzi punti alti nel primo punto, 12 punti, 1, 12 e un aumento doppio, 3 punti nello stesso punto. Nel prossimo giro lavoriamo 2 catenelle, altri 2 punti nel primo punto, 1, 2, 16 punti, 1, 16 e terminiamo con un aumento doppio, 3 punti nello stesso punto.
Nel prossimo giro lavoriamo 2 catenelle, giriamo il lavoro, un altro punto nel primo punto e la ripetizione che ripetiamo per tutta la riga è 6 punti, 1, 6 e un aumento. E ripetiamo altre 2 volte 6 punti, un aumento. Nel prossimo giro lavoriamo 2 catenelle, giriamo il lavoro, un altro punto nel primo punto, 24 punti, 2, 24 e un aumento. Nel prossimo giro cominciamo con una diminuzione, quindi facciamo una catenella, giriamo il lavoro, saltiamo il primo punto e lavoriamo un mezzo punto alto nel successivo. Ora lavoriamo 24 punti, 1, 24 e terminiamo il giro con una diminuzione. Così. Nel prossimo giro lavoriamo un'altra diminuzione, quindi facciamo una catenella, giriamo il lavoro, saltiamo il primo punto e lavoriamo nel successivo, lavoriamo 22 punti, 1, 2, 22 e chiudiamo il giro con una diminuzione. Lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E la prima parte dell'albero è pronta. Ne facciamo un'altra uguale ma senza tagliare il filo perché ci servirà per unirle. Per la stellina partiamo da un cerchio magico, quindi filo intorno al dito con sopra il filo che va verso il gomitolo, passo sotto con l'uncinetto, estraggo il filo e faccio una catenella. Lavoro un'altra catenella, in questo caso queste catenelle non vengono considerate un punto, servono solo per l'altezza e la ripetizione che ripeteremo per 5 volte durante il giro è 3 mezzi punti alti, 1, 2, 3 e una catenella. E ripetiamo altre 4 volte 3 mezzi punti alti, una catenella. Lavorate le 5 ripetizioni, possiamo tirare il filo e chiudere il cerchio. Chiudiamo il giro con un punto bassissimo sul primo mezzo punto alto lavorato e lavoriamo un altro punto bassissimo per portarci al centro dei 3 mezzi punti alti del giro precedente. La ripetizione che ripeteremo in questo secondo giro è puntando nell'archetto tra i gruppi di 3 punti alti, 2 mezzi punti alti, 1, 2, una catenella, un punto alto, una catenella e 2 mezzi punti alti, sempre nell'archetto. E terminiamo la ripetizione con un punto bassissimo sul secondo mezzo punto alto dei gruppi del primo giro. E questa è la ripetizione che ripetiamo per le 5 punte della stella, quindi partendo dal punto centrale, 2 mezzi punti alti nell'archetto successivo, una catenella, un punto alto, una catenella,
2 mezzi punti alti. E un punto bassissimo nel punto centrale dei 3 sottostanti. E ripetiamo per tutto il giro fino ad arrivare alla prima punta lavorata. Terminiamo l'ultima ripetizione con i 2 mezzi punti alti e non chiudiamo col punto bassissimo. Tagliamo il filo un po' lungo e facciamo la chiusura invisibile. Infiliamo il filo in un ago e per fare la chiusura invisibile passiamo dentro tutta la catenella del primo mezzo punto alto lavorato, così, e ritorniamo entrando al centro dell'ultima catenella lavorata. In questa maniera creiamo una catenella aggiuntiva e la chiusura non si vede. Sul retro facciamo un piccolo nodino e teniamo i fili per dopo. E la stellina è pronta. Prima di unire le due parti dell'alberello, cuciamo la stella alla prima parte dell'albero, quella che pensiamo resterà sul davanti. Per prima cosa fissiamo la stellina con il filo di inizio e di fine lavoro. Quindi posizioniamo la stella dove vogliamo metterla e passiamo questi due fili dietro, quindi anche con l'uncinetto o con un ago passiamo i fili sul dietro, così, e sul retro facciamo un nodo intanto tra questi due fili. E così fissiamo intanto la stellina in maniera da averla ferma dove la vogliamo. Per cucire la stella potete cucire con il rosso, quindi tono su tono, oppure se vi piace l'idea di avere un'impuntura del colore dell'albero, facciamo appunto con il colore dell'albero. E per fare questa specie di impuntura utilizziamo le catenelle create dall'ultimo giro di punti. Quindi entriamo al centro di una catenella, lasciamo una codina dietro e rientriamo nella catenella successiva. Così. Entriamo nella successiva e facciamo un altro punto, puntando sempre al centro delle catenelle, e continuiamo così tutto intorno. E abbiamo finito. Nel fare questo tipo di punti non tiriamo troppo in maniera che resti bello visibile il punto. Una volta terminato tutto il giro, facciamo un bel nodo doppio tra i due fili di inizio e di fine lavoro. Una volta lavorato anche il secondo alberello non ci resta che unirli. Lavoriamo una catenella e giriamo il lavoro semplicemente per avere l'ultimo giro verso fuori e appaiamo l'altro alberello, quindi appaiamo quelli che per noi sono i rovesci e lasciamo fuori i dritti e cominciamo a lavorare tutto un giro di punti bassissimi intorno. Io ho scelto di fare punti bassissimi, ma volendo potrebbe essere anche un giro di punti bassi, vedete cosa vi piace di più. In ogni caso prendiamo tutto il punto della parte davanti e tutto il punto della parte dietro e li uniamo. Non tiriamo mai se sono punti bassissimi e lavoriamo tutto intorno. E quando cominciamo a girare intorno al lavoro continuiamo a lavorare un punto bassissimo più o meno in ogni riga, o comunque dove vediamo che potrebbe essercene bisogno, comunque è circa uno ad ogni riga, e giriamo tutto intorno.
Quando arriviamo negli spigoli vi consiglio di entrare anche proprio nello spigolo e proseguire. E prima di chiudere completamente riempiamo con l'ovatta e proseguiamo con la chiusura. E una volta chiuso tutto intorno, tagliamo il filo un po' lungo e facciamo la chiusura invisibile. Come prima infiliamo il filo nell'ago, entriamo nella prima catenella lavorata, nel primo punto bassissimo, prendendo tutta la catenella, torniamo indietro e rientriamo al centro dell'ultima lavorata. Così facciamo un nodino sul retro più nascosto possibile e perdiamo il filo. Per ricamare le stelline infiliamo un filo rosso, partiamo infilando da dietro tra i punti, quindi senza prendere il filo marrone, e usciamo sul davanti dove vogliamo fare la stellina. Lasciamo una codina dietro e ricamiamo. In questo caso sarà sufficiente creare degli asterischi. Così, e continuiamo per tutto l'alberello. Se volete potete ricamare anche il dietro. Così, e quando siamo soddisfatti portiamo dietro il filo, usciamo nello stesso foro in cui siamo usciti, in cui siamo entrati all'inizio. Guardiamo sempre sul davanti che venga bene. E tra questi due fili facciamo un nodo e perdiamo. E l'alberello è pronto. Possiamo mettere un gancetto qui sopra per attaccarlo per esempio all'albero, oppure fare una soletta. Vediamo insieme come mettere la soletta. Semplice semplice, con un pezzetto di filo rosso o marrone, o se preferite trasparente o dorato, quello che vi piace. Entriamo da dietro e usciamo tra la parte davanti e quella dietro, così, e rientriamo uno o due punti più in qua. Usciamo dallo stesso buco da cui siamo entrati, abbiamo l'asola da una parte e i due capi del filo dall'altra. Dalla parte dei capi del filo facciamo un nodino. Così, e tirando il nodino entra. Tagliamo i fili un po' rasi e tirando entra il filo e abbiamo la solina pulita e l'alberello è pronto. Oggi abbiamo visto come fare questi alberelli mettendo la stellina, ma potremmo mettere anche un cuoricino per esempio, e questo insieme ad altri cuori lo impariamo nel prossimo tutorial in cui impariamo a fare questo cuoricino, quello grande, questo piccolo, e impareremo questo ancora più piccolo. E questi sono i nostri nuovi alberelli. Io spero tanto che questo progetto vi sia piaciuto, che lo rifacciate. Se così fosse, aspetto le foto sulla mia pagina Facebook, Uncinettando Crochet in Love. Vi ringrazio tanto di aver visto anche questo video e se vi è piaciuto mettete un bel like e iscrivetevi al canale. Io nel frattempo vi mando un abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!